Mac di De Ricchi presenta le origini del cristianesimo. Nona parte. La Chiesa ha manipolato le testimonianze storiche. La Chiesa aveva necessità di nascondere la vera natura di Gesù, che i contemporanei conoscevano come il falso profeta. Per arrivare a divulgare un ricordo diverso di Gesù, la Chiesa ha dovuto riscrivere la storia, tramandando i fatti come meglio le aggradava. Nelle prossime slide utilizzerò alcune citazioni dal grande commentario biblico di Queriniana Editrice. Per spiegare la mistificazione storica operata dalla Chiesa, comincio dal valore che la Chiesa stessa dà al suo testo principale, ovvero la Bibbia. La Sacra Scrittura è la parola di Dio in quanto è messa per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito Divino. Lo studio della Bibbia si può iniziare valutando l'antichità dei manoscritti da cui si traduce il testo moderno. Si rimane un po' delusi a sapere che nessun manoscritto originale dell'autore o editore stesso di qualcuno dei libri dell'Antico Testamento ci è pervenuto. Tutte le copie che attualmente esistono sono state scritte da copisti posteriori. Le più antiche documentazioni in nostre mani sono costituite dai materiali provenienti da Qumran. Oltre alla scarsa antichità dei manoscritti, siamo anche in presenza di varie versioni degli stessi libri. Quale sarà quella divinamente ispirata? Ognuna di queste versioni è, oltre che diversa dalle altre, piena di correzioni e lacune. Di seguito elenco alcuni problemi riscontrati dagli stessi studiosi cristiani per alcuni libri dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Tutte le differenze nei testi sono aumentate dal fatto che ogni confessione adotta una sua lista di testi sacri. Anche per la Chiesa, l'elenco ufficiale dei libri biblici non è mai stato lo stesso fino al Concilio di Trento, ovvero al XVI secolo. Alcune confessioni adottano dei libri che la Chiesa invece considera addirittura apocrifi. Soffermiamoci ora sul Nuovo Testamento, dove è descritta la vita di Gesù e degli Apostoli. Il numero delle varianti documentati per questo libro è enorme, circa 250.000, e solo per metà del testo si può dire che i testimoni siano perfettamente concordi. Inoltre le varianti sono antiche, per la maggior parte risalgono al II secolo e sono presenti già nei papiri più antichi. Analisi statistiche dei 4 Vangeli ci dicono che sono testi come tutti gli altri, non sembrano perciò tanto ispirati da uno spirito divino. Altro problema è che nei vari testi antichi non sono presenti solo errori, diverse collocazioni cronologiche e lacune, ma anche varianti, a volte molto significative, ai nomi di luoghi e persone, che generano addirittura degli assurdi ideologici come vedremo tra poco. Ecco una breve lista di varianti. Notare il nome di Gesù uguale a Giosuè. Ed ecco l'assurdo a cui accennavo prima. In 2 versi che raccontano lo stesso fatto, il protagonista è una volta Dio e un'altra Satana. Anche le traduzioni moderne lasciano il loro segno. Notare come il testo latino Magdalum sia tradotto Migdol invece che Magdala e Gesù sia tradotto con Giosuè invece che il più naturale Gesù. A riguardo del nome Gesù e Giosuè abbiamo questa giustificazione degli studiosi. Yesue è una forma di Giosuè, solo una vocale diversa nella lingua ebraica, usata soprattutto dopo l'esilio. Nella lingua originale il nome di Gesù è lo stesso di Giosuè. Il Giosuè che entra nella terra promessa è chiamato Osea.
Notiamo ora cosa succede partendo da questi originali in greco e latino. Se potete, traducete da voi le frasi evidenziate in blu. Ecco le traduzioni in diverse lingue moderne. Si può notare come la traduzione della CEI cambi l'uomo ucciso da Jair, che non è più Golia, ma suo fratello. Veniamo ora ai trucchi che secondo me la Chiesa ha utilizzato per nascondere la verità. Partiamo dal primo, che è la sostituzione e duplicazione dei nomi. La maggior parte dei personaggi, e in particolare quelli di Gesù e dei suoi genitori, venne chiamata con più nomi, una tecnica già confermata dai primi scrittori cristiani. Gesù sarebbe ad esempio nascosto nei nomi di Simone Mago, Simone Pietro e il falso profeta. Il secondo trucco è la duplicazione dei fatti, che riguardavano Gesù e la sua famiglia, che vennero, partendo dal primo secolo in cui accaddero, duplicati in epoche precedenti, così che episodi accaduti in momenti diversi somigliassero nelle azioni, nelle relazioni tra i protagonisti e nella successione degli eventi, pur se collocati a distanza di secoli. I testi in cui questa duplicazione è più evidente sono quelli religiosi, la Bibbia, e anche quelli storici, ad esempio le storie contro i pagani di Orosio. Proprio nel libro di Paolo Orosio, le ere storiche fino a Gesù sono divise in modo tale da rappresentare più volte gli accadimenti ai tempi del primo secolo. Cambiano i nomi, ma la cronologia e le relazioni tra i personaggi sono sorprendentemente simili. Altro trucco fu quello di spostare i fatti accaduti ai tempi di Gesù in modo che nel periodo in cui avvennero non fossero rintracciabili all'interno dei testi storici che ci sono pervenuti. In particolar modo la crocifissione di Gesù venne retrodatata di mezzo secolo. Vediamo infatti cosa dicono gli studiosi sull'anno di morte di Gesù. La data della morte di Gesù non è determinabile con precisioni, in quanto le indicazioni presenti nel Vangelo sono scarne e contraddittorie. Le date comunemente accettate sono il 7 aprile dell'anno 30, il 27 aprile del 31 o il 3 aprile del 33. Eppure il Vangelo di Nicodemo si testimonia che la morte di Gesù avvenne il 25° giorno del mese di marzo, sotto il consolato di Rufo e Rubellione. Un elemento determinante per individuare l'anno in cui sarebbe morto Gesù è l'eclissi di sole descritta precisamente dai Vangeli sinottici. A leggere certi studiosi cattolici parrebbe che l'eclisse fosse confermabile storicamente. Ma a Pasqua, che cade in primavera, c'è la luna piena, quindi non poteva esserci un'eclissi di sole quando morì Gesù. Oppure possiamo ammettere che vi fu quell'eclissi, ma il giorno non era quello di Pasqua, ma un altro da cercare con moderni strumenti scientifici. Ai nostri tempi basta consultare un atlante astronomico per scoprire che l'eclisse evangelica accadde non a Pasqua, ma il 27 di dicembre dell'anno 83 d.C. In questo giorno la Chiesa celebra San Giovanni, per farci intendere che a morire fu Giovanni Battista, ucciso in occasione del compleanno di Gesù, il 25 dicembre. Il Vangelo di Nicodemo ricorda il giorno 25 e non sbaglia neanche nell'anno, visto che uno dei consoli in carica nell'anno 83 si chiamava proprio Rufo. Ma come ha potuto la Chiesa convincere la gente con la sua falsificazione storica? Beh, prima di tutto occupando i posti di potere. Quindi sterminando gli avversari, bruciando le antiche biblioteche o distruggendo i reperti che risultavano essere compromettenti per la sua predicazione.
riscrivendo i libri storici, inculcando la propria verità anche con l'uso di pseudo-miracoli e apparizioni, formando e sostenendo intellettuali e artisti per divulgare il proprio credo. La maggior parte delle considerazioni qui svolte le potete trovare nel secondo volume della serie dei ricchi, oppure nel Giovanni Battista, la storia mai raccontata, e quindi nel Gesù, la storia tradita. Nella prossima lezione spiegherò quali personaggi storici nascondono quelli evangelici.